Buongiorno. Buongiorno. Siamo pronti per una nuova avventura? Adesso siamo a Battaglia e stiamo andando da Bianculli a Montesano sulla Marcellana. A Fontana! Le cascate di Venere. Allora, a Battaglia, a Casaletto, si beve. Beviamo. Freddissima! Vuoi una mano di acqua? Voglio una bottiglia. Vuoi una sacca di acqua? Piena. Tu lo sapevi? Tu lo sapevi? Cosa? Tu lo sapevi che siamo Cosa? ai piedi del Vale. Monte Cervati? E dov'è il Monte Cervati? È lì. Ginestre, Ginestre, Ginestre. E quello è Montesano. E quello è Valerio. E poi c'è Carmelita che insegue le farfalle. Questo è il Vallo di Diano. Ovunque tu andrai la direzione è questa. Dove dovresti andare tu? Stiamo schiattando di caldo. È freddo. Come al solito siamo sempre gli opposti. Che sei triangolo. Perfetto. Quelli sono danni. Buongiorno. Buongiorno. Ciao, come stai? Ritrovati. Bentrovati voi, non vedevamo l'ora di vedervi. Col caldo Guarda. Mamma mia. Vabbè. Buongiorno. Permesso. Permesso, mamma che profumo. Antonio, come va? Ciao, sono Antonio e io in azienda mi occupo della parte amministrativa e della contabilità, anche del commerciale. Ciao, io sono Romina, sono la responsabile del laboratorio, quindi seguo il processo produttivo dall'inizio alla fine. Noi siamo Norcineria Bianculli e ci troviamo a Montesano sulla Marcellana, Salerno, Parco Nazionale del Cilento. Ci chiamiamo Norcineria Bianculli perché io mi chiamo Bianculli e la mia famiglia ha iniziato questa tradizione legata all'allevamento dei maiali e alla trasformazione e abbiamo omaggiato la mia famiglia e abbiamo dato vita al laboratorio di trasformazione e quindi alla norcineria. Bellissimo arrivata lì da voi. Io già avevo immaginato, ho detto se in primavera qua sarà un paradiso, Sì. infatti lo è. L'odore del fieno, l'odore delle ginestre. Io adesso sto in giro, fa sti video, ginestre ovunque, no? Belli. Poi il bello è che ti cambiamo di mese in mese. Che Se non andiamo ad agosto, luglio, tutta la piana sarà piena di rotoli di fieno, quindi già tutto giallo, i colori sono importanti. Avevate caldo? Lei si occupa più che altro della produzione e soprattutto della stagionatura, che è poi la fase più delicata, non l'unica, però diciamo una delle fasi più delicate che richiede molto occhio, l'occhio dell'operatore capace di apportare dei correttivi nel corso del ciclo. Antonio ormai lo considera l'occhio, però in realtà la loro storia, competenza e conoscenza del settore che permette di capire quando è maturo. Il frutto non viene dall'albero, però viene dalla lavorazione e dall'essiccazione, in questo caso della stagionatura. Pardon. Questa è una delle due sale di stagionatura che abbiamo
E, diciamo, sostanzialmente quello che noi facciamo è solo controllare che stia procedendo tutto secondo i piani. Bisogna fare un controllo, non dico quotidiano, ma comunque bisogna starci dentro e controllare che vada tutto secondo i piani, capire quando vanno lavati e capire soprattutto quando vanno confezionati. La soppressata, ma la più sottile, perché considera che noi lavoriamo con budello naturale, quindi non sono tutti uguali, se le vedete c'è un calibro più stretto, un calibro più largo. C'è una variabilità di calibro. C'è questa variabilità. Diciamo, Quindi questa sarà pronta non prima di 50 giorni comunque, questa potrebbe arrivare anche a 70. Voi seguite davvero l'andamento, cioè Pezzo per pezzo. pezzo per pezzo, Pezzo per qui è pezzo, artigianato puro. Se ti giri, per esempio, vedi un carrello con... Questo è più fresco, Sì, quindi. è più fresco, e qui ancora ci sono tutte le muffe che stanno facendo quel lavoro Di regolazione, di regolazione, dell'umidità. cioè che poi fanno quello, tirano fuori Quanto l'acqua, le tempo muffe. trascorre tra qui e lì? No, Più qui o c'è una meno? settimana. Una Infatti settimana. Queste sono state pulite Direi. pochi giorni fa e queste saranno pulite Quindi la prossima quando c'è settimana. tanta muffa è perché è tanto fresco il prodotto? Nel vostro caso? No, anche il prodotto stagionato Potrebbe. sì, è chiaro, più vai avanti con la stagionatura, più la muffa prolifera, però l'importante è mantenere anche il giusto grado di muffa, perché troppa muffa poi non lascia respirare all'interno il prodotto. È chiaro che non si può confezionare un prodotto così. La salsiccia così è già tanta o no? O è naturale? No, così va bene. Non la confezioniamo così, noi cerchiamo di rimuovere anche questo strato di muffa, ma per una questione estetica. Certo. Una muffa buona, perché poi muffe ce ne sono di tanti Appunto. tipi, come questa, si rimuove facilmente anche per azione meccanica. A un colpo di spazzola viene via come polvere. Se viceversa rimanesse, come dire, attaccata al budello una muffa, diciamo, un po' più cremosa, significa che in quel caso siamo di fronte a una muffa non buona. Senti. Ah, sembra Sì. fungo tartufo, mi ricorda la terra. Il processo certo. diciamo, di contaminazione parte dall'arrivo delle mezzene, quindi se non si sta attenti già quando arrivano le mezzene può innescare un processo di contaminazione, un problema che poi magari puoi vedere anche dopo 2 mesi. Ah, ok. Quindi, anche diciamo, dopo 2 mesi tu bisogna- è già partita la stagionatura Sì. e invece quel prodotto potresti perderlo. sì, perché sì. potremo incorrere in questo problema. Fondamentalmente una ragione, perché noi non usiamo conservanti, quindi i nostri prodotti non sono additivati, di sal nitro, altre cose che neppure conosciamo perché non ne abbiamo mai usato. Noi utilizziamo solo del sale marino integrale che prendiamo da un estrattore di trapani, delle sali di trapani, e poi usiamo le spezie. Quindi insomma, nello specifico qui, oltre alla carne e lardelle di maiale, questa è una soppressata, abbiamo del sale e del pepe. Tu ci dicevi l'altra volta che questo pepe ha comunque un sapore particolare. Allora, noi introdotto, utilizziamo il pepe rimbas si chiama. E poi utilizziamo un'altra varietà che invece è un po' più particolare, pure più pregiata, che è un pepe selvatico che si raccoglie in Madagascar. E c'ha questa forma allungata con il picciolo attaccato vicino. È molto A differenza del aromatico. Ed è pepe molto classico aromatico, è commestibile, cioè se Sì, lo mastichi è sì. piacevole, molto Non è dolce. piccante. E facciamo una linea dedicata, diciamo, a questo. È la vostra, questo una delle pepe. vostre innovazioni, insomma. La soppressata fatta con le carni di antico suino nero lucano, che è una delle nostre 2 linee di prodotto, e la facciamo anziché con il pepe rimbas, con questo pepe Madagascar selvatico. Ci siamo presi questa licenza Certo. innovativa. Poetica. Gli scambi, le vie, diciamo, della Appunto. seta hanno portato le spezie. Bravo, e il sono pepe è arrivate qua arrivato e sono lì. diventate Certo. un elemento Però caratterizzante. all'interno dei vostri salumi ci sono delle spezie fondamentali nella zona mediterranea. Sì, che il finocchietto selvatico in semi e la E polvere la- di peperone crusco, che non è altro che un peperone, diciamo, di quella razza un po' più lunga, essiccato e poi ridotto in polvere. nel nostro territorio veniva utilizzato per lo più per, diciamo,
non colorante naturale, però dava, dava il migliorava la colorazione della salsiccia, e poi ha un gusto aromatico. Infatti è una tradizione tutta nostra lucana, diciamo il peperone dolce in polvere. E quindi noi facciamo la salsiccia classica lucana con semi di finocchietto selvatico e polvere di peperoni. Nella soppressata invece semplicemente pepe nero in grani. Poi ci sono altre erbe, spezie che sono propriamente del luogo, che utilizziamo per fare le conce, per profumare i capocolli, le pancette, insomma le lonze, tutto ciò che sono dei pezzi dei salumi interi nella fase di salatura. Di queste spezie ed erbe soprattutto le raccogliamo a mano, perché le nostre montagne, che sono così generose. Parlando di legame con il territorio, attingono proprio dalle colline materialmente. Nei loro salumi troverete anche i gusti e i profumi del Parco Nazionale del Cilento. Noi dobbiamo citare, noi siamo un parco, cioè il Cilento e Vallo di Diano e Alburni è un parco nazionale. Il Nomelungo è un territorio anche molto vasto, grande. Se sia ancora l'area protetta più sinteticamente diciamo Cilento, un Cilento che dà più sul mare, un Cilento che dà più sull'Appennino. Noi siamo proprio nel cuore dell'Appennino, qui siamo sui 1000 metri di altitudine e siamo sul versante campano dell'Appennino lucano, che queste montagne, diciamo, sulle cartine le trovate come Appennino lucano. Infatti di là c'è la Basilicata. Sì. Quella è Basilicata, è vicinissima, e quindi le influenze sulle ricette, sulla tradizione sono molto sentite noi in Cilento. Il territorio appunto dell'antica Lucania, a cui facevo riferimento prima, è un territorio, diciamo, che aveva i suoi confini diciamo, dall'attuale Pestum, che era la Paeston lucana. Quindi tutto il territorio a sud della piana del Sele di Salerno, fino ad arrivare a ricomprendere quasi totalmente quella che è l'attuale Basilicata, e fino ad arrivare anche giù fino al fiume Lao, fino all'Alto Cosentino. Questo era un unico territorio, lo stato per millenni, e poi diciamo, oggi siamo divisi in 3 regioni, però sono identità comuni che si ritrovano tanto pure nella lavorazione, tradizione. Ma poi la cera che fai? La sciogli? Questa è mia nonna, che è ancora in vita, per fortuna. Qua era il 77. Capobrigata, che chi sta in mezzo a fare le soppressate è quello che è in cima alla piramide della sapienza. Questa è diciamo, la lavorazione tutta manuale, naturalmente, con le varie generazioni, le pertiche, però queste l'hanno recuperato, che ritroverete. Ma posso riprendere? La riprendo poi al massimo. No. La riprendi, va. E ci sono quasi le famiglie. Guarda che paradiso, guarda. Allora, qui abbiamo 17 gradi. Quello che rivedevi nelle foto. Sì. Questo era il metodo antico di sagionatura. Pietra e legno, che sono regolatori naturali di temperatura e umidità. Noi per prassi abbiamo sempre il nostro termoigrometro per tenere sotto controllo, però i parametri sono quelli giusti. Sono 2 salsicce diverse, ne abbiamo 2 linee, abbiamo il suino bianco pesante e questa invece è la linea di antico suino nero lucano allevato all'aperto. Sono 2 animali diversi. Si vede dalla quantità di grasso. Come condimenti, come ricetta è la stessa, anzi mettiamo 1 grammo di sale in meno nella carne del maiale nero, quindi ci risulterà ancora più dolce la fetta. Importante. Ecco, notare il taglio. Sì, la fetta è un po' più grande, un po' più grande. Noi tendiamo sempre alla generosità. Generosi sempre in tutto. Eccola qua. E queste sono gocce di bontà. Il salame che lacrima, diciamo, è sinonimo di stagionato bene, si è asciugato bene. Insomma, dovrebbe essere un buon prodotto. Dovrebbe. Allora, ci dice una cosa
quella goccettina di la lacrima, come si dice, che la carne contiene dei grassi che fondono a basse temperature, quindi sono grassi di qualità, in particolare l'acido oleico. Si sente. Morbida. Si è zittita, è buono. Più morbida. Vabbè, ma che siano buoni è indubbio. Questo è il mio prodotto preferito, lo Ecco. posso dire. Tra gli insaccati è più difficile, una maturazione più lunga, una lavorazione dove se non stai attenta hai problemi, e poi l'insaccato più nobile. Si fa con la carne del prosciutto, del lombo, le carni più magre, quindi si selezionano le carni più magre, invece il lardo che trovate dentro, adesso ve la taglio, lacrima. E si tagliano Guarda a come coltello. esce. Scusate, Sì, vai. lo stupore da bambino, però ho visto proprio sto gocciolone che usciva fuori. Questa qui la trovate leggermente più grassa rispetto alla classica soppressata, perché appunto è della linea dell'antico suino nero lucano. Questa soppressata è quella con cui noi ci siamo presi la licenza poetica di utilizzare il pepe selvatico, che adesso in maniera un po' spartana vi tiro fuori. Eccolo qua. Eccolo. Senti il profumo. Profumo, senti. Poi sente un po'. Vabbè, l'odore di stagionato, Questi sono i grassi buoni. un po' di nocciola pure. Ricordiamolo. Prima hai fatto un'allusione all'ordine gerarchico, no? Gli uomini, diciamo, si limitavano alla macellazione, a sgozzare il maiale. Poi la selezione e la realizzazione dei salumi è quasi esclusivo appannaggio delle donne, diversamente da altre parti d'Italia. Già nella zona del napoletano oppure nel nord Italia c'era la figura del norcino, che era quasi sempre uomo, che girava per le varie masserie, per le varie casolari, e andava a fare questo lavoro, diciamo, dall'inizio alla fine. Ah, ok. Favorite ragazzi, favorite. Madonna mia, questo non l'avevamo ancora assaggiato. No, poi quando è che andava a battaglia, cosa lei? Zona a casa, io Io Di battaglio. maialetti, maiali. Rofrana, Urgiarato. A Quindi voi allevavate gente allevavate. con un'apa, con 20 maiali. Mamma mia, da qui! Ma parlo. E poi era bravissimo. E quando arriviamo, mi pare che morire. Ah. A battaglia. Quanto è lontana sta battaglia? Sempre, non manca tanto. No, oggi non tantissimo, un'oretta siamo qua. Sì, prima quando non c'era Allora, Superstrada. ricordiamoci, questa cosa è fondamentale da noi cilentani, abbiamo necessità di trasmettere questo messaggio. Se il grasso è di qualità, il gusto è piacevole. Se il grasso è percettibile, cioè l'odore è forte, il grasso non è di qualità, non Deve va essere bene. burroso. Bravi. Salute. Salute.